Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi voglio parlarvi di uno stile di birra molto amato dagli appassionati e dagli homebrewers. Una birra molto nota e ricca di tradizione, che ha affrontato diverse epoche e tanti cambiamenti nei suoi 3 secoli di storia. E sono sicuro che molti di voi non conoscono così bene la sua storia. Sto parlando della birra preferita degli scaricatori di Porto di Londra, la Porter. La Porter è uno stile di birra nato in Gran Bretagna non per caso, ma si dice che sia stato studiato per un target di consumatori ben preciso. Questo stile ha subito poi nel corso degli anni una serie di cambiamenti, non sempre in meglio, come l'uso di zuccheri o addirittura adulteranti che ne hanno sacrificato la qualità per interessi economici. È considerata infatti la prima birra industriale vera e propria. Si dice che lo stile sia nato nel 1722 a Londra. Ancora non era chiamata Porter. Ciò che la distingueva dalle altre ale dell'epoca, come le mild, era il fatto che si manteneva bene per un periodo più lungo e con la maturazione acquisiva una pastosità che venne subito apprezzata dai lavoratori come facchini, in inglese porters. Da qui prese il nome appunto di porter. Il successo di questo stile si deve appunto alle sue caratteristiche che la rendevano una birra molto apprezzata e soprattutto già pronta all'uso, mentre prima si era soliti miscelare 2 o più birre per servire una birra più complessa e caratterizzata, come una mild giovane e una brown ale più invecchiata. Le mild avevano una shelf life molto breve e le birre più invecchiate erano vendute a prezzi più alti, non alla portata di molti lavoratori. La porter invece veniva preparata già per avere le caratteristiche che prima si ottenevano miscelando più birre diverse. Per questo motivo venne chiamata anche entire butt, cioè da singola botte, non miscelata. Questo spiega perché si dice che la porter sia stata studiata a tavolino dall'industria e ha avuto il successo che ci si aspettava, soddisfacendo proprio quella categoria di lavoratori e consumatori. L'ingrediente principale delle porter era il malto brown, un malto che per le tecniche dell'epoca veniva essiccato su fuoco di legna a temperature che arrivavano a 82 gradi. Parte dell'amido e degli zuccheri venivano carbonizzati e altri prodotti della legna bruciata andavano pure a conferire un sapore bruciato e affumicato. Secondo un articolo del 1750, il mosto si otteneva da una miscela di 3 mosti ottenuti dagli stessi grani che venivano filtrati più volte. Secondo le stime dell'epoca, poteva raggiungere una densità tra 1,50 e 1,70. Più frequentemente stavano nel punto alto del range indicato. Non venivano utilizzati malti torrefatti o tostati come invece di ampio uso oggi. La luppolatura era abbastanza spinta, si parla di 1,5 kg di luppolo per 240 litri di mosto, che si traducono nel range tra i 24 e i 45 IBU. Il sapore era bruciato, affumicato, amaro e acidulo per l'azione dei brettanomiceti che durante l'invecchiamento gli conferivano questo carattere. Questo era un fatto molto comune all'epoca, in mancanza di prodotti e misure igieniche e di sanitizzazione. Il colore, a differenza delle porter moderne, era sul rosso rubino. Le prime citazioni di porter brune risalgono infatti al 1817, quando vennero modificate le ricette originarie a seguito di un'innovazione tecnica di cui poi vi dirò. Oggi fare una porter secondo le ricette originali è molto difficile, sia perché non è facile trovare un malto brown preparato secondo le tecniche dell'epoca, sia perché preparare una birra usando quasi esclusivamente questo tipo di malto, con un bassissimo potere diastatico, è molto difficile. Una volta diventato uno stile affermato, i birrifici industriali, sempre per seguire logiche di profitto ed economia, hanno iniziato a costruire fermentatori e maturatori sempre più grandi, una sorta di vera e propria gara tra i principali produttori. Questa gara si interruppe con un evento tragico nel 1814, quando nel birrificio di Me, il 16 ottobre, un maturatore alto ben 6,7 metri che conteneva 500.000 litri di birra porter si ruppe riversando violentemente la birra per grandi distanze, travolgendo e distruggendo case e purtroppo anche persone. Questo evento è conosciuto come il London Beer Flood. Se volete ascoltare il suggestivo racconto di questo tragico evento, vi rimando al video dell'amico Lucio del canale Homebrewing Diary.
Tornando alle dimensioni notevoli dei fermentatori, questo parametro che rispondeva a logiche commerciali andava anche a caratterizzare la birra, perché questo rapporto volume-superficie favoriva un maggiore rialzo termico durante la prima fase di fermentazione. Si arrivava a 24-26 gradi, mentre per le altre ale si rimaneva sempre tra i 22 e i 23. Questo provocava una maggiore produzione di esteri e alcoli superiori che gli conferivano un gusto particolare, un sapore più acidulo e astringente. Oggi diremmo meno pulito, ma all'epoca era una caratteristica della birra ed era anche apprezzata per questo carattere. Con il tempo le porter, per effetto dei brettanomiceti, tendevano a inacidirsi un po'. C'era anche l'uso di miscelare porter giovani con porter invecchiate per rendere più complesse e appetibili le porter giovani. Purtroppo nel XIX secolo divenne frequente l'aggiunta di acido solforico nelle porter giovani per fargli conferire subito il carattere che raggiungevano naturalmente dopo qualche mese di maturazione. Sempre in questo periodo divenne frequente l'uso di zuccheri e coloranti come la melassa per risparmiare sul malto e vendere un prodotto qualitativamente inferiore ma che le masse non distinguessero troppo bene dal prodotto non tagliato. Alcuni birrifici arrivarono addirittura a preparare porter con 50% di malto e 50% di zucchero. Il punto più basso si raggiunse poi con l'aggiunta di ingredienti stordenti e narcotizzanti, per produrre birre meno alcoliche ma che davano lo stesso effetto stordente di birre più forti. Uno di questi è la bacca essiccata di Cocculus indicus, una bacca velenosa che aggiunta in certe dosi aumentava l'effetto stordente dell'alcol. Tra le altre sostanze utilizzate c'era anche l'oppio, la canapa, la stricnina e altre sostanze che evito di citare. Con il progresso in campo birraio nell'Ottocento, con l'uso di densimetri, ci si accorse che l'estratto che si otteneva col malto brown era molto basso, se paragonato a quello ottenuto con malti pale. Quindi divenne più conveniente utilizzare il più costoso ma efficiente malto pale e meno brown. Poi si tendeva a compensare la perdita di colore con coloranti e zuccheri. Oltre al malto pale all'epoca esisteva anche un malto amber, che rispetto al brown veniva essiccato a 71 gradi, quindi si bruciava meno. La svolta si ebbe però dopo il 1817, quando Daniel Wheeler inventò un tamburo di essiccazione cilindrico che girando e spruzzando acqua evitava che il malto si carbonizzasse durante la tostatura. Con questo sistema venne brevettato il malto Black Patent. Questo malto fu la soluzione che permise di preparare una birra porter con 70-80% di malti pale, un po' di amber o brown ed infine un tocco di black per raggiungere il colore desiderato e anche spingersi oltre. Da qui le porter infatti passano dal rosso rubino al marrone scuro tendendo al nero che conosciamo oggi. Nella seconda metà dell'Ottocento, la crescente popolarità delle birre chiare iniziò a far scendere la popolarità delle porter, alle quali ora si preferivano le pale ale. Addirittura uno dei maggiori produttori di porter, il birrificio Whitebread, dismise il suo ultimo tino di maturazione per porter nel 1918 e si dice che negli anni 30 del Novecento a Londra era totalmente cessata la produzione di porter. Le birre scure e tostate comunque continuavano ad avere un certo fascino e mercato, ma alle porter si preferivano le stout, che rispetto alle porter dell'epoca si distinguevano per un maggiore tasso alcolico e una tostatura un po' più spinta. Il termine stout, infatti, nel linguaggio popolare significava forte, tenace. Le stout, in particolare, continuarono ad avere una grandissima popolarità nella vicina Irlanda, dove nel frattempo a Dublino Arthur Guinness aveva messo su un gran birrificio, che si affinò particolarmente su questo stile, ma produceva anche le porter. Per nostra fortuna, questo stile è stato riscoperto negli anni 70 e riportato in alto da molti birrifici artigianali, tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Le porter che conosciamo oggi sono cambiate molto rispetto a quelle del passato. Fino a poco tempo fa si faceva distinzione tra brown porter, più leggere, dolci e meno spinte sul tostato, e le robust porter, più alcoliche, tostate e amare. Oggi il manuale BJCP però non contempla più le robust porter, anche se avevano molte caratteristiche in comune con le prime porter. Oggi una English Porter deve avere queste caratteristiche.
Innanzitutto una densità iniziale compresa tra 1,40 e 1,52, quindi molto più bassa di quelle originali che arrivavano anche a 1,70. Una densità finale tra 1,8 e 1,14, una gradazione alcolica compresa quindi tra 4 e 5,4%, un range di amaro compreso tra 18 e 35 IBU e un colore compreso tra i 40 e i 60 IBC, quindi tra il marrone scuro ed il nero. Non è più identificabile con l'antico colore rosso rubino che avevano in origine. Nella descrizione il BJCP cita: come impressioni generali, birra scura con alcolicità moderata, limitato amaro e tostato. Può avere una discreta varietà di gusti torrefatti, ma in generale il bruciato è assente. Spesso presente un profilo di malto, cioccolato e caramello. Aroma: malto, pane, biscotto, tostato, da moderato a moderatamente basso, leggero torrefatto e note di cioccolato. Può anche essere presente aroma di malto non torrefatto come supporto, caramello, frutta secca, toffee e dolce. Il luppolo può arrivare fino a livelli moderati e a sentori floreali o terrosi. Esteri fruttati da nulli a moderati e di acetile da nullo a basso. Aspetto: colore da marrone chiaro a marrone scuro con riflessi rubino se vista in controluce. Buona limpidezza, anche se può inizialmente sembrare opaca. Schiuma da crema a marroncino con buona ritenzione. Gusto: malto, pane, biscotto e tostato, moderato che presenta un torrefatto da delicato a moderato, di solito con sentori di cioccolato e spesso con carattere di caramello, frutta secca e o toffee. Può avere anche gusti secondari di supporto, quali caffè, liquirizia, biscotti, pane tostato, ma non note significative di bruciato o aspro torrefatto, anche se piccole quantità possono contribuire ad aggiungere la complessità del cioccolato. Gusto di luppolo floreale o terroso da nullo a moderato. L'amaro da medio-basso a medio sposta l'equilibrio da leggermente maltato ad appena luppolato. È di solito attenuata abbastanza bene, anche se può essere lievemente dolce. Di acetile da nullo a moderatamente basso e presenza di esteri fruttati bassa-moderata. In bocca: corpo medio, medio-leggero e carbonazione moderatamente bassa a moderatamente alta. Struttura cremosa da leggera a moderata. Per quanto riguarda i consigli su come preparare una ricetta per una porter, mi rifaccio a quelli di Ray Daniels riportati sul libro Progettare grandi birre. Come malto base si consiglia 70-80% di malto pale. Anche un estratto di malto chiaro può andare bene, è una birra infatti che può venire benissimo anche con la tecnica EPG, purché siano i grani speciali a caratterizzarla bene. Come malti speciali è consigliabile una miscela tra malti di varia gradazione di colore e tostatura, quindi una percentuale tra il 5 e il 10 di Crystal, 5-10% di malto brown e una piccola percentuale infine di malti più scuri che possiamo usare singolarmente o insieme, come il chocolate, il black e il roasted barley. Per una brown porter sarebbe meglio evitare il black e il roasted per non spingere troppo con il sapore torrefatto. Per una robust porter possiamo togliere il malto brown e aumentare le percentuali di chocolate, black o roasted. Un'acqua non troppo dolce, con una buona quantità di bicarbonati, cloruri e calcio, aiuta a rendere più profondo e morbido il gusto complesso che si ricerca in una porter. Sarebbe meglio lavorare nel range più alto del pH ideale, quindi anche intorno a 5.6. E come temperatura di ammostamento, una buona media sarebbe tra i 67 e i 68 gradi. Luppolatura prevalentemente in amaro, non oltre i 35 IBU, potete spingervi più in alto se volete fare una robust porter, che è una variante più forte e amara. Luppolatura in aroma, se desiderata, con luppoli inglesi come Goldings e Fagel. Come lievito, orientatevi su un ceppo ad alta fermentazione inglese, neutro ma non troppo, un leggero fruttato non dovrebbe mancare. Regolatevi con le temperature in base al lievito e scegliete anche in base al carattere che volete ottenere. Potete spingervi più in alto se volete ricalcare le temperature originari di fermentazione, ma non so dirvi se il risultato potrebbe o meno piacervi. Io ho fatto porter con lieviti secchi come il Fermentis US05, che però forse è un po' troppo neutro per questo stile, e l'S04, che secondo me se fatto lavorare bene può essere un buon lievito per questa birra. Altri lieviti secchi indicati sono il Mangrove M44 e l'Allemand Windsor British Ale, che sulla carta viene indicato come un ceppo britannico piuttosto fruttato.
Se volete provare un geppo liquido invece, vi consiglio di provare il Wise 1098 British Ale. Fate un priming o una carbonazione forzata nel range tra 1.8 e 2.2 volumi di CO2 per litro. Io mi oriento su 1.8 su questa birra. Un'eccessiva frizzantezza ci toglie la percezione di morbidezza e cremosità. Maturazione minima consigliata di almeno 2 mesi. Secondo me una porter comunque raggiunge il meglio anche intorno ai 6 mesi di maturazione. Qualcosa in più per una robust porter. Spero vi sia piaciuto questo video approfondimento tecnico e storico sulle porter. Se volete suggerirmi altri stili di birra su cui fare un video approfondimento storico e tecnico come questo, scrivetelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se siete nuovi o non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche in modo da non perdere i prossimi contenuti. Come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.